grazie per essere qui con noi oggi. Grazie per l'invito. Oggi parliamo con te di un tema estremamente urgente per chiunque si occupi di sanità, ma per i pazienti in prima persona, che è il problema delle liste d'attesa. Siamo in un paese che vanta una tradizione di eccellenza nell'accesso alle cure, ma anche negli esiti clinici, e che pure deve fare i conti con un tema di sostenibilità. Spendiamo meno in proporzione al PIL rispetto agli altri paesi europei, parliamo di circa 3 punti percentuali in meno rispetto alla Spagna, alla Germania, alla Francia. Spendiamo 3.200 euro pro capite contro i 5.600 della Germania. Facciamo i conti con medici e infermieri che per il 50% andranno in pensione nei prossimi 10 anni, con macchinari obsoleti che non sono sufficienti per la prevenzione. Quindi ci portiamo dietro tante problematiche che sicuramente hanno un impatto sull'accessibilità alle cure future della popolazione. Dal tuo punto di vista, Elena, quali sono le sfide più urgenti che il sistema sanitario italiano deve affrontare e in che modo influenzano l'accessibilità e la qualità delle cure per i cittadini? Beh, innanzitutto fammi dire che fino ad oggi siamo stati molto bravi con queste risorse a fare ottima sanità. Ora la sfida diventa più complessa, come dicevi giustamente tu, siamo in un momento storico di una cosiddetta tempesta perfetta, no? Quindi abbiamo tanti temi che si sovrappongono e quindi le risorse diventano sempre meno disponibili. Quindi dobbiamo capire come spendere meglio questi soldi, perché non possiamo pensare di avere risorse crescenti, questo se arriveranno ben vengano, ma dobbiamo pensare come spendere meglio. E allora qui si pone proprio la questione di capire come oggi i soldi vengono spesi, chi può muoversi e andare a cercare le cure in altre regioni e perché in certi casi chiediamo ai pazienti di non muoversi più mettendo dei tetti alle regioni e quindi gli erogatori sanitari non possono offrire le prestazioni che i pazienti non trovano all'interno della loro regione. È vero che dovremmo cercare di dare la stessa sanità in tutte le regioni d'Italia, però questo non vuol dire che non ci possono essere dei centri di eccellenza in cui i pazienti si possono rivolgere e dei centri che invece sono locali e che possono comunque svolgere la loro funzione come centri periferici. Come possiamo spendere i soldi meglio? Possiamo spenderli meglio essendo più appropriati nelle prestazioni che eroghiamo, facendo sicuramente prestazioni di qualità, ma facendo quelle prestazioni che sono realmente necessarie e non duplicandole. Elena, quanto è importante promuovere l'appropriatezza come strumento per ridurre liste d'attesa? Ti vengono in mente strategie per identificare e ridurre esami e prescrizioni non necessarie? Allora, il termine appropriatezza vuol dire parecchie cose contemporaneamente. Da una parte sicuramente c'è la ricerca del setting, noi diciamo, quindi del luogo di cura più appropriato. Quindi che se una prestazione deve essere fatta in una struttura territoriale, in un ospedale, ambulatoriamente o come un intervento chirurgico, ovviamente genera un utilizzo di risorse diverso e quindi è importante scegliere appunto il setting assistenziale. Dall'altra è importante che le prestazioni non vengano moltiplicate. Allora come si fanno a moltiplicare le prestazioni? Ovviamente questo succede nel momento in cui alcuni esami vengono ripetuti, magari perché la qualità della prestazione o dell'esame erogato non è ritenuto sufficiente e allora appropriatezza è strettamente collegata alla qualità della prestazione erogata, quindi prestazioni duplicate, esami che vengono duplicati perché la tecnologia non è all'altezza delle aspettative e quindi vengono ripetuti, oppure perché il paziente non porta con sé gli esami precedenti. Ecco, tutto questo sicuramente può essere migliorato con la digitalizzazione, con l'utilizzo anche del fascicolo sanitario elettronico. Quindi se nel fascicolo sanitario elettronico ci sarà la storia del paziente e ci saranno anche le prestazioni che il paziente fa in regime privato puro, perché oggi questo è un punto molto importante perché sappiamo che comunque il 25% delle prestazioni sono pagate dal paziente. Ecco, questo 25% di prestazioni, se non è all'interno del fascicolo, il paziente non lo porta nella sua cartellina al medico, rischia di essere ripetuto. Allora tutto questo ovviamente crea inappropriatezza, crea aumento di prestazioni, così come la medicina difensiva, che è un tema su cui è importante lavorare. Assolutamente. Giustamente Elena hai citato un tema molto importante nella risoluzione del problema delle liste d'attesa, che è quello delle tecnologie. Lo hai citato con riferimento all'appropriatezza del luogo di cura, per cui mi viene in mente la telemedicina, per esempio.
Lo hai citato con riferimento al fascicolo sanitario elettronico e quindi all'utilizzo alla digitalizzazione del dato sanitario e all'interoperabilità anche di quel dato sanitario tra pubblico e privato. Che ruolo ha la tecnologia nella riduzione delle liste d'attesa? Beh, abbiamo grandissime aspettative, soprattutto sul tema del digitale e come il digitale può aiutare appunto sia a utilizzare le risorse sanitarie nel modo migliore possibile. Pensiamo appunto a alcune professioni mediche in cui abbiamo pochi specialisti e di come sia importante utilizzarle al meglio, supportati magari dall'intelligenza artificiale per prendere la decisione giusta, o anche le prestazioni offerte dagli infermieri e quindi come gestire il paziente in reparto attraverso le cartelle cliniche elettroniche, cercando di evitare di ripetere alcuni gesti e avendo la massima tracciabilità di quello che si fa e anche, se posso dire, riducendo i rischi che ci sono, perché non dimentichiamoci che molte risorse sanitarie vanno anche a coprire i sinistri, quindi tutti quelli che sono le problematiche di rischio clinico. Quindi ridurre i rischi sicuramente porta anche a un migliore utilizzo delle risorse. Però tecnologia vuol dire anche cercare di avere un contatto col paziente di tipo diverso. Noi oggi offriamo delle prestazioni e le prestazioni sono richieste dal medico attraverso il paziente e ci sono prenotate delle prestazioni in modo spot. Diciamo, ho bisogno di questo esame, ho bisogno di questo esame. Ecco, diverso sarebbe utilizzare la tecnologia invece per la presa in carico del paziente, quindi cercare di gestire il paziente attraverso un percorso in cui è la struttura che dice al paziente quando deve tornare in ospedale, quando una prestazione la può fare in telemedicina. In questo modo sicuramente avremo un miglior utilizzo delle risorse. Elena, il gruppo San Donato è da sempre in prima fila nella collaborazione con il pubblico, lo è stato anche durante il Covid. Recentemente abbiamo condotto uno studio su diversi esempi internazionali, dalla Svezia alla Spagna e alla Germania. Ci sono esempi concreti in Italia di collaborazioni pubblico-private che funzionino, che abbiano un impatto positivo anche nella riduzione delle liste d'attesa? Beh, tanto per fare degli esempi concreti, noi quest'anno siamo stati chiamati a dare un supporto al recupero delle liste d'attesa. Come sai, abbiamo un tetto di spesa legato alla spending review ancora dei tempi di Monti e ci è stata data la possibilità di superare questo tetto di spesa, chiedendoci quindi di fare più prestazioni, recuperando parte della lista d'attesa, appunto, che sia ambulatoriale che chirurgica. Allora, ovviamente ci sono delle differenze fra regioni, le regioni hanno attivato questo meccanismo in modo diverso. Cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che ovviamente noi siamo disponibili a offrirci, dare disponibilità a fare prestazioni in più, ma non si può chiedere di fare prestazioni in aree in cui non abbiamo i professionisti, cioè quello che notiamo è che c'è una certa rigidità nella richiesta, si ha bisogno di certe prestazioni, si chiedono certe prestazioni. Non sempre noi siamo in grado di fare quelle specificatamente, perché se non abbiamo i professionisti per farle non le possiamo, se non abbiamo l'oculista non possiamo fare la visita oculistica. Ecco, quindi dovrebbe esserci un approccio un po' più flessibile in cui la collaborazione col privato viene richiesta in modo, appunto, tenendo conto anche di quali sono le nostre situazioni reali. In altri casi, in altre regioni ci è stato chiesto di recuperare interventi chirurgici di pazienti in lista d'attesa del pubblico da più di 2 anni. Capisci bene che quei pazienti che vengono a noi per essere operati devono essere completamente ristudiati, devono rifare gli esami, perché dopo 2 anni di lista d'attesa magari gli esami che hanno fatto 2 anni prima non sono più attuali, devono essere rioperati. Quindi pensare a dei meccanismi, a delle soluzioni che possano attivare questa collaborazione pubblico-privato in modo diverso, quindi non sfruttare solo il momento dell'emergenza per superare questo famoso tetto delle prestazioni alla spending review, ma ricostruire una relazione in modo diverso sarebbe fondamentale. Come è fondamentale anche quello di pensare di utilizzare meglio le prestazioni che vengono oggi erogate con le compagnie assicurative, quindi quelle prestazioni
possono andare a coprire una parte delle esigenze dei pazienti e quindi liberare risorse per il servizio sanitario. Questa è la grande sfida del domani, senza voler creare differenze di classe, ma semplicemente andando a liberare risorse che possono essere utili per chi oggi è obbligato a rinunciare alle cure. Hai toccato due punti molto interessanti. Uno, quello delle collaborazioni pubblico-private, che se disegnate bene però in partenza, quindi non utilizzate in modo estemporaneo, possono effettivamente essere un aiuto nel, da un lato, affrontare tutto il tema dell'innovazione tecnologica, ma anche la condivisione del rischio e dell'esecuzione delle prestazioni da parte del privato. Dall'altro facevi giustamente il punto dei pazienti e dell'uso magari delle assicurazioni come strumento anche per liberare spazio. Però penso, è proprio ai pazienti che penso. Finora abbiamo parlato di strutture sanitarie, abbiamo parlato di pubblico-privato, ma qual è il ruolo dei pazienti rispetto al tema delle liste d'attesa? In che modo le strutture sanitarie possono migliorare la comunicazione e il supporto anche ai pazienti per gestirne al meglio le aspettative? Partendo dal presupposto che gli studi recenti danno evidenza che l'esperienza del paziente è una parte fondamentale del suo processo di cura. E quindi se un paziente vive male l'esperienza clinica, anche se il risultato è buono dal punto di vista tecnico, il paziente non avrà quel beneficio nella qualità della vita. E quindi noi tutti dobbiamo sempre più lavorare nell'ottica dell'esperienza del paziente. Ecco, come facciamo a ingaggiare il paziente? Nella sanità digitale si parla di empowerment, quindi di rendere il paziente cosciente del fatto che lui è in qualche modo parte del suo percorso di cura. Vuol dire che prima di tutto deve voler condividere i propri dati. Quindi la possibilità che appunto dia il consenso al fatto che i propri dati siano inseriti nel fascicolo sanitario è fondamentale, perché sennò i dati non ci sono. E nello stesso tempo deve anche essere ingaggiato nel rendersi conto che se lui non esegue le prestazioni che gli sono richieste, se lui non segue le terapie farmacologiche che gli sono affidate, lui in qualche modo va a creare un problema a se stesso, ma anche al sistema complessivo sanitario. Quindi rendere il paziente consapevole del suo ruolo, puntare alla cosiddetta medicina in cui c'è una partnership col paziente, la medicina partecipata. La medicina delle 4P si declina in predittiva, preventiva, partecipata e personalizzata. Ecco, la parte della medicina partecipata è proprio quella della relazione col paziente, in cui quindi lui un domani potrà essere in qualche modo autore e attore di questo percorso clinico che dovremo ridisegnare in modo diverso per andare a rispondere alle esigenze di sostenibilità del nostro sistema sanitario. Grazie mille Elena per tutti gli spunti che ci hai condiviso, credo che siano davvero dei temi di riflessione importanti su cui ragionare, ma soprattutto su cui agire nei prossimi mesi ed anni per rendere più sostenibile il nostro sistema e affrontare il problema quanto mai urgente delle liste d'attesa in sanità. Grazie Alessandra di questa opportunità, spero di essere stata chiara. Non voglio sostituirmi a chi ci governa, ovviamente, alla politica, ma credo che sia importante portare il punto di vista del privato accreditato, che comunque è una delle strutture portanti del nostro sistema sanitario, e quanto sia importante il ruolo del cittadino e quindi quanto il cittadino deve diventare governatore del proprio percorso di cura. Assolutamente. Grazie ancora Elena, a presto.